Ti do il benvenuto o benvenuta a questo nuovo video. In questo video voglio continuare a parlare di disegno di vita. Se non hai visto il video precedente dove inizio a parlarne, ti consiglio di guardarlo proprio perché questo è un po' il seguito di quello che ho detto l'altra volta. E l'altra volta mi sono soffermata in particolare nel parlare del manifestatore e del generatore, che sono due disegni energetici. Che cosa vuol dire energetici? Che le persone che hanno questo disegno umano hanno una forte energia interiore. Sono persone che emanano la loro energia e spesso e volentieri attraggono persone che hanno bisogno in qualche modo di prendere quella loro energia. Quindi se ti rivedi nel generatore o nel manifestatore, molto spesso potrai avere delle persone intorno a te che hanno in qualche modo bisogno della tua energia, mentre tu ce l'hai già di tuo, ti svegli alla mattina e sei già carico. Oggi invece voglio parlare di altre due figure, di altri due disegni di vita, e uno è il proiettore e l'altro è il riflettore. Questi due disegni sono di tipo non energetico. Che cosa vuol dire? Che se siamo un proiettore o se siamo un riflettore, prendiamo l'energia dall'esterno, ci nutriamo dell'energia dall'esterno. Iniziamo a parlare della figura del proiettore. Il proiettore è quella persona che ha bisogno di ricevere una chiamata, un invito ufficiale dall'esterno. È quel tipo di persona che può avere degli enormi risultati nel momento in cui è ritenuto importante, è stato chiamato, è stato percepito dall'esterno il suo valore. È un'energia molto femminile, il proiettore, è quell'energia che accoglie ciò che gli arriva e nel momento in cui riesce ad accettare i giusti inviti dalle persone, dalla vita, allora a quel punto può procedere con grazia, facilità e gioia. A differenza del manifestatore, non è una persona che può prendere, andare, fare a modalità energia maschile, perché se lo fa probabilmente otterrà sforzo. Vi è mai capitato, ad esempio, di avere delle persone intorno a voi che in un attimo ottengono un risultato, mentre altre persone intorno a voi che fanno una fatica enorme ad ottenere un risultato? Ecco, questa è proprio la differenza tra, ad esempio, un manifestatore e un proiettore. Il proiettore non può agire da manifestatore, il manifestatore non può agire da proiettore. È per questo che è illuminante conoscere il proprio disegno di vita, perché nel momento in cui davvero comprendi che tu hai delle tue caratteristiche, delle tue qualità, smetti di vivere con sforzo e smetti di seguire il disegno che non ti appartiene. Ecco, il proiettore è fatto per guidare gli altri dietro le quinte, mentre un manifestatore o un generatore è solitamente molto visibile anche per quanto riguarda un discorso di lavoro, ad esempio, è quella persona che può salire su un palco, che può parlare con il pubblico, che si vede che produce. Il proiettore è un po' quello che sta dietro le quinte e che guida gli altri. Nei tempi antichi, infatti, il manifestatore, ad esempio, era il sovrano, il generatore era la maggior parte della popolazione, quindi il popolo che faceva, che produceva, il proiettore era colui che consigliava al sovrano. Ok, quindi per farvi un'idea proprio delle differenze a livello energetico. Ecco, questa figura avrà probabilmente i chakra più alti aperti e i chakra più bassi chiusi. Il manifestatore invece ha la caratteristica di avere proprio il chakra della gola connesso. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui parla viene ascoltato e viene seguito. Il generatore tendenzialmente ha i chakra bassi attivi. Che cosa vuol dire? Che è connesso con tutto ciò che è appunto il fare, il materiale e così via. Il proiettore è connesso invece di più a tutto ciò che è spirituale.
L'ultima figura è la figura del riflettore. Il riflettore, per farvi capire, è un 1% della popolazione, quindi è davvero una bassa percentuale, anche se iniziando a pensare a tutte le persone che ci sono al mondo, quell'1% non è che è proprio poco. Quando ho fatto degli eventi, dei percorsi proprio sul disegno di vita, mi sono capitati dei riflettori, anche se appunto è più raro rispetto a un generatore che è quasi un 70% della popolazione. Ecco, il riflettore ha una caratteristica molto particolare perché nel disegno di vita noi prendiamo come punto di riferimento principalmente i chakra, e i chakra nel disegno di vita non sono i soliti 7 che conosciamo in Occidente, ma sono 9. Questi chakra possono essere colorati oppure no. Che cosa vuol dire? Immaginate di avere una casa e immaginate che questa casa abbia delle finestre. Queste finestre rappresentano i chakra trasparenti. Che cosa vuol dire? Che noi attraverso le finestre assorbiamo dall'esterno quello che abbiamo intorno. Gli altri chakra, i chakra colorati, tra virgolette, rappresentano i muri della nostra casa, e appunto nel manifestatore i chakra colorati, quindi i muri della nostra casa, sono ad esempio il chakra della gola o i chakra bassi. Nel generatore tendenzialmente i chakra colorati sono i chakra bassi, nel proiettore tendenzialmente i chakra colorati sono i chakra alti, mentre nel riflettore non ci sono chakra colorati. È una caratteristica molto particolare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il riflettore è qui a sperimentare tutto ciò che prende dall'esterno. Quindi per un riflettore è fondamentale l'ambiente circostante, il luogo dove vive, le persone con cui sta, perché tutto ciò che ha attorno gli dà un'energia e lui assorbe energia da tutto ciò che ha attorno. Non avendo suoi muri, quello che lo circonda diventa la sua realtà. Quindi anche in questo caso è molto importante comprendere il proprio disegno, perché a differenza di un manifestatore, che ad esempio è una persona che ha un'energia potente e magari è lui a cambiare l'ambiente circostante, è lui a cambiare le persone intorno a sé, anche il generatore e gli altri prendono la sua energia, perché sono due disegni di tipo energetico. Il proiettore e ancora di più il riflettore prendono energia dall'esterno. Quindi è molto importante il luogo dove ti trovi, con chi stai, chi frequenti, l'ambiente in cui vivi e così via. È un grande punto di riflessione anche ad esempio il chakra del cuore. Il chakra del cuore e il fatto che tu lo possa avere trasparente oppure colorato. Anche questo è più specifico nella personalità di ognuno di noi. Che cosa vuol dire? Che adesso io vi ho dato le 4 figure di riferimento del disegno di vita, quindi manifestatore, generatore, proiettore, riflettore, ma poi all'interno ci sono delle differenziazioni in ognuno di noi, ci sono dei chakra diversi, colorati o meno e così via. Questo dipende proprio dal luogo dove sei nato, dall'ambiente, dallo stato da dove vieni, dall'ora in cui sei nato, dal giorno in cui sei nato e così via. Quindi questo è proprio un lavoro da fare individualmente, e in base a te comprenderai quali sono i tuoi chakra colorati, quindi le tue in qualche modo sicurezze, ciò che non viene toccato dall'esterno, e ciò che invece sono le tue finestre, ciò che assorbi dall'esterno. Ad esempio, se hai un chakra del cuore aperto, quindi a finestra, vuol dire che l'amore lo prendi dall'esterno, dalla natura, dall'ambiente circostante, dalle persone. Se hai un cuore colorato, quindi è un tuo muro, vuol dire che tu senti un amore costante ovunque tu sia, anche se tu fossi da solo in mezzo al deserto, sentiresti questo amore. Il comprendere il tuo disegno ti aiuta proprio a dire: ah, ok, quindi questa è una mia qualità, quindi questo
sono io in questa vita, in questo corpo, non ho bisogno di cambiare o di seguire qualcun altro. Purtroppo in questa società spesso e volentieri ci viene dato solo il prototipo del manifestatore. Lo vediamo nel mondo del business, lo vediamo nel mondo del network marketing, cioè prendi, vai e fai, agisci, che è un'energia molto maschile, è un'energia che non è per tutti. Se noi non abbiamo questo nel nostro disegno umano, vivremmo costantemente in sforzo, in frustrazione, senza seguire il nostro flusso vitale. Mentre nel momento in cui io comprendo il mio disegno umano, allora agisco seguendo i consigli che la vita mi dà, perché quello che viene proprio estrapolato poi dal tuo disegno è il come agire, il cosa seguire. Quando ti viene chiesto, ad esempio, di prendere una decisione, ci sarà chi ha un'energia più sacrale, quindi chi ha attivo un chakra più basso, che nell'immediato ti dice sì o ti dice no. Ci sarà una persona che ha un'energia più emozionale e quindi deve aspettare che scenda il suo picco energetico e non può decidere subito. Ci saranno altre persone, come ad esempio il proiettore o il riflettore, che hanno bisogno di tempo per prendere decisioni. Generalmente il manifestatore decide nell'immediato, il generatore ha bisogno di un tot, comunque di giorni per prendere una decisione importante, il proiettore ha bisogno addirittura di un mese per prendere una grande decisione e se la prende prima, non rispettando i suoi tempi e il suo flusso, non ottiene il risultato giusto, mentre se aspetta il suo disegno, a quel punto prenderà la giusta decisione. Il riflettore, ad esempio, segue il ciclo lunare, perché prendendo tutto dall'esterno segue anche il cambiamento della luna. Quindi lui, ad esempio, avrà bisogno di seguire quel ciclo lunare per prendere delle decisioni. Per tutti questi motivi è molto importante conoscere il proprio disegno di vita e a breve ho anche intenzione di fare dei webinar, di aumentare le sessioni anche one to one, proprio dove parlo di questo, perché è da diversi anni che sto studiando il mio disegno in primis e il mondo dei disegni di vita e adesso mi sento chiamata, sono stata chiamata a condividerlo anche con voi. Quindi se avete bisogno di ulteriori informazioni, di fare domande, se volete fare estrapolare il vostro disegno nello specifico, non esitate a contattarmi anche in privato, qua sotto ci sono tutti i link per trovarmi. Un abbraccio di luce, ci vediamo al prossimo video, illuminate il mondo. Ciao!